Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti se è la prima volta. Se è la prima volta non perdete l'occasione di registrarvi gratis, importante, e lasciate un bel like. Cosa vediamo oggi? Dei nuovi mezzi, perché finalmente su Lego Fortnite ieri, oggi è il 4 di aprile, c'è stato un nuovo aggiornamento su aggiornate di console Xbox, PlayStation o Nintendo Switch. Avete dei mezzi che ora funzionano a spettacolo, quindi guardate qua nel video cosa vi portiamo oggi. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti, ma andiamo direttamente in live con Ronny. Allora, vi faccio vedere un po' di cose. Dunque, come avete letto sul video, siamo online io e Ronny, in live, stiamo registrando la partita. Abbiamo un po' di veicoli, ragazzi, abbiamo fatto una sorta di camion con gli ammortizzatori più alti, vedete, poi abbiamo fatto degli esperimenti. Questa è la macchina del depo, questa è la mia che direi che funziona egregiamente bene e ha su posti in più, un motore tradizionale, il baule che guardate alla fine andando in giro a prendere le varie risorse, guardate quanta roba c'è dentro, serve perché poi per fare le modifiche tutto è dietro. 4 super turbo e 2 motori più piccoli. Ma adesso cosa stiamo facendo? Il motivo di questa puntata, stiamo iniziando a fare mezzi un po' diversi. Mi raccomando, come dico sempre, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Allora, la modifica di oggi e tutte le cose che stiamo improntando sono delle specie di veicoli un po' più leggeri. E cosa comportano questi veicoli un po' più leggeri? Di avere un po' più di maneggevolezza. Quindi Ronny sta provando a fare un aereo che adesso fra poco vi faccio vedere, e io adesso cerco di montarmi questa ruota qua e andiamo da lui. Allora, tra le cose che ho scoperto vi posso dire di usare invece delle ruote piccole le ruote medie. Le ruote grosse sono ottime, tipo la macchina che avete visto prima, però le ruote medie tutto sommato danno qualcosina in più. Eccoci qua, questo è il veicolo a 3 ruote, ragazzi, guardate qui bene come è fatto. Allora, c'è solo un piccolo pezzo che, guardate, questo qua, se volete vi faccio anche una guida apposita, che è questo qui, guardate. Allora, base veicolo 06, che è quella che ho messo qua sotto per creare il tutto. Chiaramente c'è il sedile, ha dietro una ruota standard normale e davanti ha 2 ruote girevoli. Guardate sempre il verso di uso delle ruote. Allora, saliamo a una cosa importante. Allora, i motori dietro a 3 piccoli bruciatori, che poi va bene, vi faccio vedere per completezza, sono questi qui. Si chiama propulsore piccolo, vedete, ne ha 3, e uno sopra. Il propulsore sopra, sul consiglio di Ronny, che adesso poi vi lascio parlare lui, appena arriviamo dalla sua parte dell'aereo, è per tenere questa specie di motor a 3 ruote affrancate per terra, perché se la togliamo automaticamente voliamo via o si ribalta. Guardate cosa succede, schiaccio e parte meravigliosamente, funziona, guardate come gira bene lo sterzo e tutto il resto. Direi che ci siamo, è un ottimo veicolo, facile da realizzare e si muove bene, soprattutto non abbiamo problemi a fare le curve né strette né larghe. Guardate come giro bene. Ho messo propulsore davanti, che vi spiego subito come funziona. Guardate, se io voglio fare la retromarcia accendo questo, premo la leva indietro, se lo rischiaccio chiaramente si staccano. Vi faccio vedere la parte davanti. Guardate, nel canale trovate la playlist della Lego Fortnite con tutte le guide per fare tipi di veicoli. Con la chiave inglese, per fare la retromarcia, se andate sul turbo che ho messo davanti, chiamiamolo così, sul compressore davanti, l'ho messo sul canale 1, mentre quelli dietro, prendiamone uno a caso, sempre con la chiave inglese, sono tutti sul canale 3, guardate. Vedete? Ok? Quindi avete visto un ottimo mezzo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma andiamo direttamente da Ronny e lasciamo un attimo la parola a Ronny che ci spiega cosa sta facendo. Vai Ronny. Ciao a tutti, sto cercando di costruire un veicolo abbastanza piccolo, semplice, senza troppi giri in giro, e il problema è equilibrare un attimino il peso. Il problema sempre dei veicoli volanti è sempre quello: bisogna trovare un giusto equilibrio del peso in modo che il veicolo volante non sbalza a destra e a sinistra, un po' come il problema che aveva all'inizio lui sul veicolo con le ruote piccole,
che senza mettere il motore cioè che punta verso il basso, diciamo, automaticamente prendeva il volo perché c'era troppa potenza posteriore e la parte anteriore, non avendo abbastanza peso, tendeva a staccarsi da terra. Esatto, come vedete lui sta facendo un piccolo aeroplano, in sostanza, stilizzato ma veramente carino, complimenti Ronny. Ecco qua, ve lo faccio vedere anche da sopra, guardate che bello che è. Chiaramente l'ha messo per realizzarlo su un crick, che è questo qua che trovate sempre nei giocattoli. Se andate nella terza etichetta sotto vedete che c'è il crick piccolo, che è questo qua di fianco, che come trovate sugli altri video che abbiamo caricato sul canale serve per iniziare a fare le costruzioni. Vi tiene la base del veicolo, che poi sono questi qui, che trovate nei giocattoli, le varie basi, le fondamenta dinamiche, si chiama, vengono sorrette. Allora, ma stai cercando qualche pezzo per mettere i propulsori? E i propulsori dopo. Prima devo bilanciare bene il peso. Adesso attualmente appunto sto figurando con quella parte lì che non capisco perché non me lo attacca correttamente i pezzi. Allora, hai usato tre basi dinamiche sotto, vedo, no? O è legno? No, sono tre basi. Esatto, vedete che ci sono le tre divisioni, ragazzi, ve le punto con il puntino bianco, la prima, la seconda e la terza, dove ha attaccato poi le ali, immagino. Sono in legno o sono in marmo? Marmo? Marmo la parte superiore, la parte centrale è ancora una parte dinamica. È una base di dinamica. Vedete che ha già messo... Giusto per vostre informazioni, comunque le parti dinamiche le hanno rese molto resistenti in un certo qual modo, quindi se volete più resistenza, in modo che se andate a sbattere non si distrugge tutto completamente, dovete usare quelle parti lì forzatamente attualmente. Andrea, no, non sei tu che mi dai fastidio. Adesso sono sulla base laterale, tanto che parlavi. Quindi sentite un po' i vari consigli, ragazzi, di due persone, io che sono Andrea e Ronny che avete sentito prima, con il suo nome Tekken 66 X360 che vedete con il suo omino e il mio NPC che mi segue. Stiamo facendo un po' di esperimenti in sostanza, perché il bello adesso di Lego Fortnite è proprio il discorso di avere la possibilità di fare tanti veicoli di diverso tipo, quindi anche la vostra fantasia, volete fare un camion, volete fare una moto, volete fare un aereo, sicuramente è molto più facile e funziona meglio, perché comunque guardate, oggi è il 4 di aprile, ieri è uscito il nuovo aggiornamento di Fortnite e questo aggiornamento ha sistemato qualche bug sia su PlayStation che su Xbox, che avevamo notato, ma la cosa bella è che comunque ha dato un pochino più di maneggevolezza ai veicoli, quindi tutto sommato è positivo per i giocatori. Se avete domande o altro chiedete, se volete venire a giocare con noi come diciamo spesso, anche lì lasciate un commento su YouTube che vi spieghiamo come arrivare a giocare con noi scambiandoci i nickname. Comunque il gioco, come abbiamo già spiegato più volte, magari per chi capita al momento sul canale per caso, è gratuito, è disponibile su Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5 e su Nintendo Switch, quindi qualsiasi console avete gratis potete giocare. Andate sui vari store, l'Epic ha reso disponibile Lego Fortnite gratuitamente per tutti, quindi grande cosa. Allora, tra le cose che questo bellissimo mezzo qua che ho fatto, che adesso sembra un po' storto perché vabbè il terreno chiaramente lascia il mezzo. Sì, un attimo solo, perché mi è venuto in mente una cosa, di mettere su le luci, perché sennò io non c'ho di notte già. Ecco, una cosa che vi dico, che ho scoperto prima in una partita che non abbiamo registrato, è quella di usare i mezzi, consiglio, di giorno, perché di notte se vi spostate fuori, guardate, si fa veramente fatica. Allora, anche qui adesso non capisco il vetro, però ascoltami, tu mi avevi detto che avevamo i pezzi di vetro, di là ci sono? Allora, vetro ho ancora due pezzi. Ma ti servono a te per l'aereo? Ah, sull'aereo non ci fai un tubo, Se non ti servono le piglio io.
Allora se mi dai a me il vetro mi fai una gentilezza. Io vengo io. Vedete, altra cosa, giocare assieme, ragazzi, ci scambiamo. Cos'è sta roba? Sei sulla... ma l'hai visto? Sì. Che sei sull'altalena? No, che cos'è sta roba? Ma sono tutti sull'altalena, io mai visto. Cos'è? Novità, ragazzi, io non lo sapevo. Oggi scopro veramente una figata nuova. Che bello. Che cos'è sta roba? I fuochi? Spettacolo, bellissimo, grande, dai, che Ronny ci ha fatto vedere una bellissima cosa nuova. Allora lascio lì il vetro un secondo e devo andare metto giù nelle casse il legno, perché altrimenti... Granito. Granito, sì, ce l'ho io, lo vuoi? No. Un pezzo solo mi sa. No, quanti ne vuoi? Aspetta che prendo il vetro perché sennò perdiamo un attimo, né? Perché ho messo giù il legno. Allora, vieni qua. Come si fa a far venire fuori quella roba lì? Sono l'emoticon, se tiri la freccia in giù vedi quello che potrebbe essere stato in questo momento. E non ne ho. Io ho solo il ballo. Non ne hai settata neanche una. Ah, vabbè. No, non le ho settate. Allora vedete che giocare con gli altri ragazzi si impara sempre qualcosa. Quindi quello che consigliamo sempre, venite a giocare con noi, magari noi abbiamo scoperto delle cose, voi ne scoprite delle altre e ci divertiamo tutti assieme. Non capisco perché qui non mi fa montare la roba, mettiamola così. Fa niente. E poi mettiamo l'altro fanale, ragazzi, così abbiamo la nostra moto a 3 ruote con anche i fanali. Guardate che bellina che è, la moto a 3 ruote, ragazzi. Cosa ne dite? Direi che ci siamo, direi proprio di sì, perché è sicuramente carina. Come si chiamano queste moto a 4 ruote? Sai che ci sono a 3 ruote? Hanno un nome? Sono quelle che stanno sulla sola, capito? No, ma nella realtà intendevo, nel mondo reale. Non hanno un nome. Tipo di Comunque, come vedete, guardate, anche di notte tutto è, oserei dire, meraviglioso questo sistema, perché finalmente vedete sicuramente. Allora, il discorso è questo qua, la macchina che avete visto dietro, adesso andiamo a riprendere, così vi faccio vedere le differenze, che sperando che arrivi anche il giorno. Allora, eccoci qui, mi sono spostato un piccolo taglio nella parte dietro dove vi avevamo fatto vedere prima che abbiamo gli altri mezzi, così ve li confrontiamo. Allora, questa qui è la moto 3 ruote, vedete che adesso vi ho messo sui fanali, quindi e qui, e ha le ruote medie come vi spiegavo prima, mentre questa qui è la macchina che io uso, la mia personale, perché come vedete ormai abbiamo tanti mezzi, come potete capire, nel nostro villaggio. Se volete venire a giocare con noi ve li facciamo anche provare. E questa è la macchina tradizionale che utilizzo, che però questa ha le ruote grosse. Anche questa qua, come vedete, come ho spiegato prima, abbiamo messo anche i propulsori davanti, e vedete che anche questi qui li ho messi sul canale 1, così se giocate su PlayStation con il tasto triangolo avete la retromarcia, se giocate su Xbox col tasto Y avete la retromarcia, mentre col tasto X con i propulsori dietro sul canale 3 andate avanti su Xbox, scusate, su PlayStation con la X andate avanti, e su Xbox col tasto A, così almeno avete proprio la differenza tra le due console, due mondi diversi. Il gioco è, oltre ad essere gratuito, come spiegavo prima, è cross platform. Do una piccola chicca, si chiudono gli orecchi i gamer, professionisti, tutto il resto, ma per chi gioca magari poco, cross platform, se non lo sapete, vuol dire che si può giocare. Ad esempio io in questo momento qua sto giocando con la PlayStation 5 e Ronny sta giocando con l'Xbox Series X. Col cross platform vuol dire che possiamo giocare online, live, gratis, nel caso di Fortnite Lego, come ho detto prima, su console diverse. Quindi sia che avete Switch, PlayStation o Xbox, si può giocare tutti assieme. Quindi cross platform vuol dire questo, e questo gioco lo offre gratuitamente, grande cosa. Allora,
Vi faccio vedere l'antiminore differenze. Se guardate, allora mi siedo al posto di guida, guardate qui, questa è la mia macchina personale, guardate come gira bene, vedete? Senza problemi. Ora qua possiamo anche investire le caprette che salgono con noi, mitica, ho la capretta sopra. Guardate qua, vedete che appena rilascio il tasto funziona, scendo, ho le caprette sulla macchina, eccole qui. Sono su che mangiano l'erba sulla macchina, giustamente, perché sulla macchina c'è l'erba, no? Normale. Allora, invece risalgo sulla moto a 3 ruote, guardate com'è maneggevole, direi che è uno spettacolone. Allora ragazzi, nelle varie cose, torniamo di là da Ronny che sta invece preparando il suo bellissimo aereo. Chiaramente quando finisce il propulsore a riscaccio, la X o la A se siete su Xbox, e riparte immediatamente. Questo cosa vuol dire? Che con i mezzi non dovete usare le batterie, come trovate nelle varie guide che abbiamo preparato online. Ho fatto la playlist, ripeto, guardate, o registrare il canale, ragazzi, necessario, così vi arrivano le notifiche, tanto è gratuito registrarsi al canale e potete vedere i video nuovi se c'è qualcosa di interessante che andremo a portare in questi giorni qua, perché stiamo lavorando sui mezzi. Guardate Ronny che qua il nostro meccanico di Lego Fortnite che si sta industrializzando in questo splendido aeroplanino. Guardate, a me sta mettendo le ruote per atterrare. Bravissimo Ronny, complimenti. Dai, cosa stai facendo Ronny? Ti lascio ancora un po' la parola. Cercando di mettere le ruote quelle più piccole possibili, sempre per il discorso di peso che dicevo prima. No, non è affatto facile. Non ho capito se perché hanno cambiato qualcosa loro. Perché non ti aggancia? Non me la aggancia. Cambia posto, guarda, vuoi che provo io? Ti faccio vedere. Perché adesso miracolosamente sembra... No, così. Così forse. Ok, così la prendo. Infatti me le dava subito. Ma le fai per andare in giro anche normalmente o soltanto per atterrare? No, è per atterrare. Perché pensi che si disfa? No, meglio sempre tenere sulle ruote, poi devi anche mettere il motore dopo, cioè il motore sotto posteriore che è quello che ti dà lo sbalzo per salire. Così non hai bisogno di fare nient'altro e terri tranquillamente. Ma adesso perché qua non me la fa mettere? Ma sai che veramente... Indeficiente. Ma hai messo ruote normali? Ruota alimentata normale? Cosa hai messo? Sono quelle medie. Alimentata, Non girevole? No, alimentata. Guarda, devi cliccare uno in basso. Io te lo sto già mettendo, te la qua. Fissala e poi, quando ti dà il rosso, scaccia il cursore di sinistra in basso, la freccetta in basso, vedi che ti esce il verde. Ok, aspetta che provo. Usa l'L2 per fare l'allineamento e poi vai giù di 1. Ah, ok, così lo fa. Visto ragazzi, la collaborazione tra amici è fondamentale. Allora, man mano impariamo tutti. Però guarda che è sbilanciato, né, secondo me. Vieni qua a vedere. Vieni qui a vedere, hai sbagliato qualcosa? Giusto, sto facendo. Ah, l'hai tolta perché era una ruota su, una ruota giù c'era. Sto facendo. Non avevo capito cosa stai facendo, faccio sapere cosa hai in mente di fare. Così. Chissà mai che se dovessero introdurre un'elica da mettere davanti sarebbe uno spettacolo. Volendolo puoi costruire. Sì, no, vabbè, inutile, no? Intendevo un'elica vera, insomma, come hanno messo le ruote. Potrebbero mettere un'elica per facilitare chi è che vuol fare i veicoli volanti. Allora, in pratica, come ben capite, adesso lui sta facendo queste ruote qua, vedete, per atterrare, muoversi così più sicuro e tranquillo che quando atterra non succeda niente. E diciamo che, come ho detto prima, un po' si va a fantasia e tutto il resto, perché adesso che abbiamo finalmente la possibilità di introdurre questi bellissimi veicoli, anche noi, questo qui come vedete non è meraviglioso, adesso poi vedrò di farci qualcosa di particolare. Io quello che ho perso tempo è stato il fattore di prendere, prima l'ho costruito, vi dico, non mi niente da nascondere, con le ruote piccole.
ho cercato di fare una moto, però la moto non è molto bilanciata, pende sempre da una parte all'altra, è facile ribaltarsi. Invece esistono comunque delle moto anche nel mondo reale a 3 ruote, e allora ho preso spunto e ho detto proviamo a fare una moto a 3 ruote. È chiaramente più stabile. Discorso di avere la moto, cosa cambia? Avete visto, da una macchina che funziona molto bene, la moto ci dà la possibilità di avere una grande maneggevolezza, gira in uno spazio molto più piccolo. E una cosa che stiamo preparando, ragazzi, che vedete lì dietro, magari vi è scappato l'occhio, è la pista. Vedete, si va su, si scende, e faremo qualcosa di veramente particolare. Quindi un altro motivo per registrarsi al canale, per avere la notifica, perché se vi registrate, che è gratis, se non siete registrati su YouTube, che spesso, ragazzi, noi italiani non ci registriamo su YouTube. Registrarsi su YouTube è gratuito, basta mettere la mail, come si fa con Facebook, Instagram, TikTok, tutti i vari social che avete e che utilizzate. La stessa cosa, se vi registrate è gratis, vi cliccate sul canale come essere amici, tanto per capire, e vi arrivano le notifiche dei video nuovi, non solo dei nostri, di tutti, cosa che vedo che in Italia non viene fatta tantissimo, ma che io invece voglio spingere, perché comunque, ragazzi, non rimaniamo indietro rispetto all'America, Finlandia, Germania e tutto, forza, facciamo vedere che anche gli italiani usano YouTube, che è ancora una bellissima piattaforma per i video lunghi, perché che non si accontenta di vedere soltanto i video di 10 secondi e continuare a scorrere col ditino. Quindi forza, allungate in questo caso il ditino, mettete un mi piace e clicca sotto iscriviti, che iscriviti vuol dire che vi arrivano semplicemente le notifiche gratis, senza pagare niente. Qui abbiamo Fortnite Lego gratis e iscrizione gratuita, quindi quando mai perdere questa occasione qui. Allora, spero che il video vi sia piaciuto. La prossima volta vedrete sicuramente l'aereo di Ronny che vola, e ci divertiremo con il suo aeroplano che gentilmente ci sta costruendo, così ci divertiamo tutti assieme e magari avremo un pezzo di pista pronto per le macchine. Quindi spero vi sia piaciuto il video, lascio un saluto a Ronny. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Esatto, anche Ronny è salutato, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.